La birra fa male? Scopriamolo ora. Bentornati nella stanza del Paolino Con il Paolino e Mr. David. Bene, quindi cosa facciamo oggi? Allora, guarda, questa settimana la nostra redazione ha voluto testare le proprietà della birra. Abbiamo lasciato in ammollo per un mese dei prodotti nella birra, ma non sono dei prodotti generici. Abbiamo trovato tutto ciò che ha a che fare con la birra, quindi tutti gli argomenti birraioli. A cosa abbini la birra? Cibo, gadget, cose del genere? Oktoberfest, tutte sì. Queste cosine qua birraiole. Esatto. Allora, tu bevi birra? Io adesso bevo birra. Ho cominciato a bere birra da grandicello, a 30 anni. Fino a 30 anni io la birra non la bevevo e poi ho cominciato a bere birra e ho scoperto che mi piace e la mia pancia ha avuto tua pancia non apprezza. Io apprezzo la birra, però adesso vediamo la birra che reazioni fa. Esatto, è arrivato il momento di Mollato in ammollo Birra Edition. Bene, il primo prodotto, intanto come vedete siamo in abito da lavoro, abbiamo messo i guantini perché potrebbe essere pericoloso. Non provatelo a casa. Esatto. Allora, il primo prodotto sono le patatine. Abbiamo qua due opzioni. Paolino, a te l'onore di leggere le opzioni. Ah, ok, allora vediamo cosa le opzioni. Allora, gonfiate come la pancia di David dopo 4 birre. A proposito di birra, bellissimo. A. Opzione B: spappolate come il cervello di Paolino sotto i fiumi dell'alcol. Allora, guarda, ti dirò la verità. A me piace questa cosa del cervello di Paolino spappolato. Allora, prova a considerare, secondo te. Vabbè, allora la patatina porosa, però sono patatine fritte, no? Quindi dici che abbia creato la crosta. Però gonfiate? Tu dici potrebbero gonfiarsi, sì. Cioè assorbono però mantengono la consistenza. Però dopo un mese all'interno di un liquido, vuoi che non si squacquerino come un cervello di Paolino dopo un sabato sera alcolico? È vero, potrebbe essere. Poi comunque stiamo parlando di alcol, quindi anche le patatine potrebbero avere la loro reazione. Stiamo parlando di alcol anche nell'altro campo, perché comunque si gonfiano come la mia pancia. Potrebbe essere. Guarda, allora, secondo me sono spappolate. Tu dici? Sì. Tu dici? Io invece penso che si siano gonfiate, abbiano assorbito. Proviamo. Quindi mantenuto. Proviamo. Guardale qua, gonfie. Guarda che gonfie che sono. Vedi, guarda. Io non le tocco con le mani. Oddio. Sono gonfie, l'odore. Buonissime. Vuoi mangiarne una? Tieni, Paolino. Tanto tu hai mangiato il cibo per gatti, quindi. Bene, quindi questo punto è per me. Mi confermi, Paola, sono gonfiate anche le test per patatine? Sì, hai ragione. Punto vate. Grazie. Hai mai giocato a biliardo bevendo una birra? Ah beh, certo, è un abbinamento perfetto. Io non so giocare a biliardo. Bene, io un pochino. Però sì, abbiamo deciso di mettere il gessetto della stecca da biliardo. Il gessetto, andiamo a leggere le opzioni. Allora, sciolto come il cuore di David quando ha visto Paola. Dovrebbero venire i cuoricini adesso sulla. Chiediamo alla regia. Sbriciolato come il cuore di Paolino dopo l'ultima rottura. Ti vogliono bene in redazione qua, niente male. Ok, allora gesso. Che alla fine è polvere compressa. Sì. Assorbe. Quanto influisce il gas della birra? Quanto influisce l'alcol della birra su questa polverina? Cosa fa? Diventa tipo il cemento? Acqua e polvere? Sì, una bella poltiglia blu. Quindi cos'erano le opzioni? Sciolto o sbriciolato? Sbriciolato. Quindi a sassolini. Ma potrebbe essersi anche rotto, perché se tu consideri ha perso un po' di integrità e piano piano ha, come dire, si è separato, no? Perso pezzi. Dipende da quanto potente è l'effetto della birra sul. Esatto. Allora, secondo me troviamo solo il liquido blu. Tu dici? Sparito? Cioè, proprio andato completamente. Quindi sciolto come il cuore di David. Amore mio. Secondo te? Potrei essere d'accordo con te.
Sì, io dico anch'io shot. Vuoi provare? Dai, vediamo. Oh, olle. Mi sa che non è sciolto questo. Non è sciolto. Non è sciolto. Prova a aprirlo, ma ho paura che l'abbiamo presa questa volta dal lato sbagliato. Buono, puoi assaggiare se vuoi, sempre birra, eh? È sempre birra. Prendilo su. No, si è sbriciolato questo. A pezzetti, guardalo qua. Sassolini. E niente, questa volta, caro Paolino, non è andata come doveva andare. Guardalo qua. No, è proprio sbriciolato purtroppo. È sbriciolato. E stavolta non l'abbiamo azzeccata. Pavla, il punto va a te. Grazie. Ok, allora adesso invece ci spostiamo in un ambiente un pochino più di classe. Più di classe, Sigaro esatto. e birra, questa accoppiata da albergo, da hotel. Tra l'altro la redazione ci ha pure preparato qua un accendino, quindi dobbiamo provare a fumarcelo. Proveremo ad accenderlo. Allora io direi che fra le opzioni non gli è successo niente, è ancora buono da fumare, o almeno che non sia in situazione da tirare un... Allora, sfaldato come il sopracciglio di Paolino, ammorbidito come gli addominali di David. Scusate, a proposito degli addominali di Dave, vogliamo parlarne? Non è vero, è una maglietta. Non so se si erano accorti. Ma comunque io cambierei la redazione. Sono un po' troppo invalente. Sfaldato come il sopracciglio di Paolino. Com'è il sopracciglio di Paolino? Sfaldato. Sì. Ammorbidito. Sì, no, sfaldato. Io sono sicuro che è sfaldato. Sfallato perché c'ha le foglie. Ah sì, si sono aperte le foglie. Mollano le foglie. Si sente il rumore dei guanti. Che figata. Invece secondo me si è ammorbidito. Si è ammorbidito nel senso che come i miei addominali. Come i tuoi addominali, sì. Non sono ammorbiditi, sono solo comodi. Protetti. Paolino. Ah, c'hai l'airbag. Apri. Voilà. Oh. Questo è sfaldato, caro mio. Apro io? Porca miseria. Attenzione, esploso. Direi che è decisamente sfaldato. Vuoi provare a fumarlo? Tieni, accendilo. Anche questo c'ha un odore assurdo. Sì. Ma che buono, eh? Senti che buono. Sa di arrosto. Bene, quindi questo è un punto per me, sai Paolino? Sfaldato. Confermi che è sfaldato, Pavla? Yes, è sfaldato. Direi di sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sfaldato come il sopracciglio di Paolino. Carne secca. Carne secca. Che comunque ci sta con la birra. Ma certo, adesso va di moda tra l'altro in questi locali tutti un po' retro, un po' vintage. Carne secca e birra è la morte sua, come diceva mio padre. Esatto, quindi stecchetta di carne secca e birra. E cosa succederà nello stomaco dopo aver bevuto carne secca e birra? Scolorita come David il primo giorno in spiaggia, ma anche l'ultimo perché io non prendo il sole. Oppure invariato come il ciuffo di Paolino negli ultimi 3 anni. Ok, lo metto dall'altra parte. Allora, la carne secca scolorita? Scolorita sarebbe magari più probabile se fosse tipo nella candeggina, nell'acquaragia, nella benzina. Mi stai dando idee? Infatti, prossime volte. Invariato come il ciuffo di Paolino negli ultimi 3 anni. A me piace questa cosa del ciuffo del Paolino, sai? A me no, questa cosa del ciuffo di Paolino, però penso che sia invariato perché comunque la carne secca la considero una situazione abbastanza strong, non si fa abbattere dalla birra. Sì, anche perché quella che abbiamo messo sotto birra era abbastanza impegnativa. Io penso... Era buona, tra l'altro l'abbiamo mangiata. Certo. Dobbiamo pur testare i prodotti prima di inserirli nel nostro test. Proviamo? Testiamo, vai, apri. Aspetta, scolorita? No. Invariata. Okay. Invariata. No! È scolorita. È scolorita. Oh! È scoppiata. È scoppiata anche. Tirala fuori, tirala. Madonna, veramente? Sì. È questa cosa qua. È rosa? È questa.
Però c'è un È buono ancora, Io allora non mi fiderei. non però... l'assaggerei, però il profumo è buono, Scolorita. Pavla, ci avete messo in difficoltà questa volta. E continuiamo quindi con i test. Ultimo test in campo oggi sono le arachidi, quelle che mangiava Pippo per diventare Super Pippo. Chissà se noi diventiamo il Super Paolino. Dopo aver mangiato le arachidi dentro la birra. Può essere. Senti, leggiamo le opzioni, dai. Allora, opzioni. Rammolliti come i due presentatori. Scusate redazione, io non ho capito com'è questa cosa qua. Gli stiamo lasciando troppa corda, secondo me. Oh, invariati come la bravura della redazione. Allora vi dimezziamo lo stipendio. Per me la puntata finisce qua. Allora, dai, vabbè, allora dai, facciamo le persone serie, cosa che la redazione non è in grado di fare. Rammolliti. Punto. Rammolliti, Io ho deciso. E lo pensavo già a casa, guarda. Che la redazione sono dei rammolliti? Esatto. Secondo me invece invariati. Vero, non siamo d'accordo? Non siamo d'accordo. Secondo me l'arachide è strong. Dagli. Guarda che ne vedo uscire qua, Sì. Allora, Proviamo. direi invariati. Allora mangia, tieni, assaggia, tanto è birra. Aspetta, non la pellicina. Sì, lascia in infusione. Buono? Beh, Potresti quelli dentro rammolliti. Potresti morire. Però loro Allora, invariati perché scrocchiano. Sono invariati, decisamente invariati, criccano, croccano, pimpolo pampolo, parim pam pum. Hai vinto Questa volta ho match. vinto. Invariati. Ti sei trasformato in Super Paolino? No, adesso esco e provo a volare. Volava. Volava. Allora facciamo un brindisi a questa puntata, Paolino. Io ho i bagigi, perché noi li chiamiamo bagigi, tu hai la carne Io ho secca. la carne secca. Che profumino. Allora, questa puntata è stata interessante. Abbiamo scoperto determinate cose che non ci aspettavamo sulla birra. Pensate, questa volta la puntata è finita in estremo pareggio. Esatto, 2 punti a me, due 2 punti a te e 2 punti a Paola. Esatto. Però non finisce qua, perché questo tipo di puntate continua. Certo. Scopriremo altri liquidi dove lasciare in ammollo gli oggetti e vedremo come funzionano le cose. Tra l'altro potete anche consigliarci nei commenti quale liquido e anche quali oggetti vorreste vedere mollati in ammollo. Lo scopriremo via via durante le stagioni, tutte queste cosine come si evolvono. Attenzione, consideriamo anche che siamo sul campionato attivi. Qui in alto, sulla parte alta dello schermo, in sovraimpressione vedrete la posizione delle squadre. Vi ricordo, anzi ricordaglielo tu, scelgono. Dovete scegliere una squadra, dovete tifare per me, per il Paolino, dovete tifare per David, per Mr. David, oppure dovete tifare per la redazione, quindi per Pavla, perché siamo 3 squadre in competizione e voi sui commenti dovete dirci chi preferite. A fine anno eleggeremo chiaramente il vincitore e fra i fan del vincitore regaleremo a estrazione dei gadget della stanza del I Paolino. gadget della stanza del Paolino, sì, esatto. A tal proposito, per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale. E cliccate la campanellina Buon proseguimento, ci vediamo la prossima settimana nella stanza. del Paolino. Pronti? Ci siamo. Tacchi tu? Tacco io? Vai. Vediamo come va. Vado io? Vai. Ok. Ok, dai. Ok. Riparti. Ok. 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 Ok.